Il 7 giugno 2024 è uscito Dio lo sa, l'ultimo album di Joliet, che se nel Coraggio dei bambini, l'album precedente, ci aveva sorpreso per numero di tracce, tra l'altro ricorderete anche una pubblicazione molto particolare con tracce che si sono aggiunte man mano, qui non è da meno con i suoi 21 brani in 1 ora e 5 minuti complessivi di musica. Niente di nuovo anche dal punto di vista della forma album e da come è costituito lo stesso. Tanti featuring, una marea di produttori alle basi, per sostanzialmente un album che suona come quasi tutti gli altri di qualsiasi produzione media. Parliamo quindi di produzione. Dico che non c'è niente di sorprendente perché è un album che asseconda la tendenza attuale, quella di cercare di essere un po' tutto senza essere nulla e di conseguenza diventa un ibrido, ma un ibrido a tendenze ben precise, che sono quelle della musica da club, e una tendenza bass head tipica delle produzioni latinoamericane degli ultimi 10 anni. Insomma, musica che anche quando parte e cerca di sostenersi su toni un po' più gravi, fondamentalmente risolve sempre tutto su una ritmica un po' festaiola, giusto per muovere la testa. Come nel brano Bella e brutta notizia che, sebbene parta bene con una produzione interessante, ci mette 10 secondi a trasformarsi in un vero e proprio latinoamericano. Dal punto di vista sonoro, questo album appare un po' come un macchione, dove a farla da padrone è un mix piuttosto confuso, con una voce molto tirata in mezzo e molto effettata. Ora, se a uno che rappa in napoletano aggiungete un sacco di basse e un tripudio di autotune, delay, chorus, l'effetto è che questo testo non arriverà mai e probabilmente non era nell'intenzione della produzione farlo arrivare. E il che forse è un bene, come vedremo. Sulla linea della voce in realtà le dinamiche sono date quasi solo ed esclusivamente da delle variazioni appunto sull'effetto, che quindi possono creare delle tensioni o chiaramente delle variazioni che andavano fatte perché altrimenti veramente sarebbe stato solo un macchione dall'inizio alla fine. E in realtà all'interno dell'album ci sarebbero anche delle produzioni interessanti, ad esempio 357, il feat con Ghe Pequeno, anzi oggi solo Ghe, Una vita fa, la traccia che dà il titolo all'album, Dio lo sa, CLS e Presidente. E parlando di Presidente vi racconterò un piccolo aneddoto. Parte il brano e penso, wow, bella produzione, bella metrica, sto pezzo mi sembra veramente tanto convincente, molto meglio di quello che ho ascoltato fino adesso. C'è un'area funky, c'è un bel wah. Dico, ma questo però mi suona, mi sembra familiare, fammi andare a vedere un po'. Ed è una campionatura di Wishing on a Star, brano che tra l'altro è stato ricampionato e utilizzato tante volte nel rap americano, forse nella versione più famosa di Jay-Z. Questo per dire l'onestà intellettuale. Ma il rap è soprattutto messaggio, e quindi parliamo di testi. Anche perché lui ha sempre detto non posso dissociarmi dal dialetto napoletano perché è la maniera nella quale mi esprimo meglio, se non lo facessi probabilmente perderei qualcosa. I testi nella loro sostanza trattano pochissimi argomenti, e sempre in maniera vaga. Questi sono mischiati in maniera quasi casuale e girano e rigirano all'interno delle diverse canzoni come se in realtà le canzoni fossero un unico lungo pezzo. Autocelebrazione, aerei, soldi, automobili. E brani d'amore, che sono il punto più raccapricciante dell'album. Il tutto è condito da delle frasi che in teoria dovrebbero essere d'effetto, ma in pratica sono di una superficialità, di una banalità e di una scontatezza a tratti commovente. È come quando un bambino ti legge la sua prima poesia, quando il bambino per esempio si chiama Valeria Rossi e ti scrive Sole, cuore, amore. Più o meno quella la sensazione, non riesci neanche a criticargliela. E c'è un abuso anche delle classiche rime, no? Me, te, perché. E molto spesso quando si riesce a entrare nel caos, comunque sia sonoro, dei testi, si individuano tantissime frasi dove la rima è semplicemente la stessa parola ripetuta più volte.
In moltissimi casi invece è semplicemente il fatto che suoni in maniera simile delle parole in dialetto o comunque napoletanizzate vengono troncate nel finale. Abbiamo detto che tutto l'album fondamentalmente dice le stesse cose in continuazione e mischiate in maniera casuale. Queste cose sono Dio, Napoli, Lamborghini, fratelli, quartiere, pistole, baby, forever, Rolls Royce, sole, mare, sword, a volte chiamati cash, beach, Daytona e crystal. Ah, e aerei. Ma in realtà ci sono anche delle cose belle. Il problema è che, seguendo la tendenza attuale, non c'è né il tempo né l'intenzione di svilupparle, perché, un'altra volta, è evidente il fatto che in quasi tutte le produzioni mainstream attuali la cosa più importante sia far muovere la testa alla gente che è appoggiata al ciringhito, e quindi sarà questo l'aspetto predominante, ma vi faccio degli esempi. Io sono stato preso dai mezzo ai dimenticati, ovviamente ve la traduco. Bella, parliamo di dimenticati, tra l'altro è proprio una bella parola, no? Parlare di un certo tipo di persone, di una certa classe sociale, chiamandola dimenticati, è bello. Una riga e mezza dopo sta dicendo: sto ritirando la Lambo fatta apposta per me. E poi più avanti citerà addirittura i fani all'Oxeno, cioè una roba. Un'altra frase bella come significato, bella perché crea delle figure, metricamente incastrata bene, con dei giochi di parole funzionanti. Quanti campioni sono nati campioni? Però non lo sapeva nessuno, e quanti lampioni hanno visto ragazze neonate poi vecchie cresciute. Ora, questa cosa in dialetto suona meglio di così. Ciò non toglie che questa, per esempio, sia una bella strofa. Il problema è quello che dico quasi sempre, che si ritrovano sparacchiate là in mezzo a una montagna di roba ruffiana, accomodante, terribilmente alla moda. Qualche piccolo esempio di estratto dal testo per farvi capire qual è l'andazzo. Se voglio una cosa io me la compro, come tu fai con le borse io faccio con i carati. Sei l'inferno e il paradiso. La vita senza te non è vita. C'è da dire che i featuring nemmeno lo aiutano, e questo ci dimostra quanto sia appiattita la proposta musicale, quanto siano intercambiabili questi artisti. E infatti Sfera, con i suoi 200.000 dischi di platino, scrive delle cose serie tipo questa: giuro su Dio, ogni tuo sbatti adesso è pure il mio, ogni tuo bacio ha sapore di love, ogni tuo addopo ha sapore di addio, non dirmi addio. E invece vediamo qual è il contributo di Lazza. Qua non esiste il bene senza il male, nemmeno una rosa senza spine. E come ultimo esempio cito uno dei pezzi che meglio di tutti rappresenta l'album per come io ve l'ho raccontato. Andiamo a vedere El Pibe de Oro, che è tra l'altro un ulteriore tributo, chiaramente riferimento a Maradona, dopo quello fatto nell'album precedente. Valeria mi piace abbronzata e quindi sono sempre in vacanza. I soldi rendono più grassi, ma a me hanno reso più arrogante. Sto aprendo società, mentre l'aereo apre i flap. 2000 piedi d'altezza. 2000 piedi d'altezza comunque significa che sta atterrando, dubito che sappia cosa siano 2000 piedi. Devo fare tutte le cose nella mia vita, tranne l'infame, tranne lo scemo. Devo provare tutte le cose nella mia vita, tranne il cazzo. Sono un genio. Wow, che culo che ha questa! Sembra un quadro, sembra di marmo, sembra Cardi B. Che taglia, XL o XXXX? Conclusioni. È un album che praticamente conserva tutti i difetti che avevo trovato al precedente Il coraggio dei bambini. Un numero inutilmente grande di tracce, tutte tra l'altro brevissime, che seguono una forma grosso modo prestabilita, superficialità ovunque e tendenza un po' ruffiana, anzi molto ruffiana. Mi rendo conto che nella recensione del coraggio dei bambini ero stato troppo clemente. Avevo infatti trovato moltissimi difetti che però avevo attribuito a un'immaturità, a una voglia magari di strafare, che tutto sommato erano cose positive in un ragazzo comunque così giovane. Questo disco invece mi suggerisce qualcosa di diverso, cioè che quella in realtà
non fosse altro che un'intenzione precisa. Diciamo che anche il brano a Sanremo, il fatto stesso di essere andato a Sanremo, portando un brano che in qualche maniera accomodasse anche un po' il pubblico italiano in ampia scala, mi aveva fatto storcere il naso in questo senso. E il disco conferma il fatto appunto che sia un'intenzione precisa, quello di replicare tutto ciò che ha già funzionato, mutuando tutto ciò che funziona nel resto della musica mainstream in questo momento. È questo e basta, nient'altro. Tra l'altro in questo disco trovo anche una certa presunzione nella scrittura. Lo trovo addirittura meno attento del precedente. E questo nel complesso mi fa pensare che probabilmente ci fosse un pensiero tipo ma sì, ma intanto in fondo andrà bene lo stesso, i fan è questo che vogliono, non si perderanno nei dettagli. Nel complesso secondo me questo è addirittura un passo indietro. Fatemi sapere cosa ne pensate voi.